Da qui in poi cominciamo a lavorare da qui sotto e andiamo in giù. E quindi per prima cosa adesso sistemiamo l'inizio del lavoro. Quindi adesso per prima cosa dobbiamo disfare le catenelle che non ci servono, ne dobbiamo tenere 5 per l'archetto e l'ultima che farà da nodo. Allentiamo il nodino iniziale e una alla volta disfiamo le catenelle. Una, 2, 3, 4, 5 e la sesta fa da nodo quando stringiamo. E con un ago connettiamo i punti. Lavoriamo come se stessimo facendo la chiusura invisibile. Qui dietro annodiamo e nascondiamo il filo. Prepariamo un nodino iniziale e ricominciamo a lavorare agganciandoci in un archetto al centro della schiena. Per tutta questa parte a rete lavoreremo solo negli archetti e lavoriamo 2 mezzi punti alti in ogni archetto, 1, 2 e separiamo con 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 e passiamo al prossimo archetto in cui lavoriamo 2 mezzi punti alti, 5 catenelle e ripetiamo così per tutto il giro. Alla fine sostituiamo l'ultimo archetto con 2 catenelle e un punto alto puntando sul primo mezzo punto alto del giro. E questi sono i giri che lavoriamo in questo tipo di lavorazione. Qui non serve che giriamo il lavoro, lavoriamo sempre sul dritto e lavoriamo tutti i giri così. Quindi adesso una catenella un po' allungata, alta come un mezzo punto alto, 2 mezzi punti alti nell'archetto e 5 catenelle. Lavoriamo tutto il giro e chiudiamo come abbiamo fatto qui, sostituendo l'ultimo archetto con 2 catenelle e un punto alto. E in questo modo lavoriamo tutti i giri che ci servono di questa lavorazione. Ho lavorato 9 giri di lavorazione appunto rete, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ed ora cominciamo la parte bassa del copricostume in cui lavoriamo una nuova ripetizione che è una ripetizione di 3 righe e nella prima riga della prima ripetizione lavoriamo gli aumenti che ci servono per allargare la zona dei fianchi. I prossimi 2 giri ve li faccio vedere in questa mostra perché sono andati perduti gli spezzoni di registrazione che avevo fatto sul copricostume e quindi ve lo mostro qui, ma il lavoro è esattamente lo stesso. Abbiamo finito l'ultimo giro di punto rete, lavorando nell'ultimo archetto come al solito 2 catenelle e un punto alto nel primo mezzo punto alto del giro e da qui iniziamo il primo giro, giro 1, della prossima ripetizione in cui lavoriamo 2 punti bassi al centro di un archetto, 1, 2, 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, un punto basso nel secondo mezzo punto alto, un punto basso nell'archetto, 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, un punto basso nello stesso archetto, un punto basso nel primo mezzo punto alto e 4 catenelle, 1, 2, 3, 4 e questa è la ripetizione che ripetiamo per tutto il giro. Quindi adesso 2 punti bassi al centro dell'archetto,
4 catenelle, un punto basso nel secondo mezzo punto alto, uno nel prossimo archetto, 4 catenelle, un punto basso nello stesso archetto, un punto basso nel primo mezzo punto alto e 4 catenelle. E ripetendo in questo modo completiamo tutto il giro. Alla fine del giro chiudiamo con un punto bassissimo nel primo punto basso. Non importa se non arrivate a concludere la ripetizione, per esempio in questo caso finisco con i 2 punti bassi lavorati al centro dell'archetto, non importa, chiudiamo con un punto bassissimo e questo è il giro 1 di questa ripetizione che lavoriamo nella parte bassa. Lavorando in questo modo, in un archetto una ripetizione e nel successivo 2 ripetizioni, aumentiamo la circonferenza del girofianchi e aumentiamo ovviamente le ripetizioni che abbiamo nel giro. Io ho iniziato sulla parte alta con 23 ripetizioni e nella parte bassa, questa che stiamo lavorando adesso, sono arrivata ad avere 35 ripetizioni. Se voi pensate di dover aumentare ancora di più sui fianchi, anziché fare in un archetto una ripetizione e nel successivo 2, potreste fare in un archetto una ripetizione e nei successivi 2 archetti in ognuno 2 ripetizioni. Al contrario, se pensate di dover aumentare meno, fate su 2 archetti una sola ripetizione e poi nel successivo ne fate 2. Qui come al solito lavoriamo un punto bassissimo anche nel prossimo punto basso e giriamo il lavoro. E lavoriamo il giro 2 di questo motivo. Lavoriamo 2 punti alti sui 2 punti bassi del giro precedente, sostituiamo il primo sempre con un punto basso e 2 catenelle, 2 catenelle, un punto basso nell'archetto, 2 catenelle e ripetiamo 2 punti alti sui punti bassi, 2 catenelle, un punto basso, 2 catenelle e ripetendo in questo modo completiamo tutto il giro. Alla fine del giro chiudiamo con un punto bassissimo nel primo punto alto, un punto bassissimo anche nel prossimo punto alto e giriamo il lavoro. La riga 3 di questo motivo è uguale alla riga 2. Lavoriamo 2 punti alti, sostituiamo il primo sempre con un punto basso, 2 catenelle, ne lavoriamo un altro, 2 catenelle, un punto basso nel punto basso, 2 catenelle. E ripetendo questa ripetizione lavoriamo anche tutto questo giro. Alla fine chiudiamo con un punto bassissimo nel primo punto alto, lavoriamo un altro punto bassissimo nel prossimo punto e giriamo il lavoro. E continuiamo a lavorare dalla riga 1 alla riga 3 per tutta l'altezza che ci serve per il nostro vestito. Io ho lavorato 9 ripetizioni delle 3 righe che lavoriamo per questo motivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ma voi ovviamente potete fare il numero di ripetizioni che volete e fare il copricostume lungo quanto volete. Qui sotto aggiungiamo un quarto punto, lavoriamo una fascia di punto strega. Vediamo com'è. Anche in questo caso ricominciamo a lavorare dal centro di un archetto e quindi nell'ultimo giro, l'ultimo archetto, lo sostituiamo con una catenella e un punto alto nel primo punto basso del giro. E nel mio caso giro il lavoro. E giro il lavoro perché il punto strega si lavori sul dritto come il punto rete. I mezzi punti alti della rete sono sul dritto e lavoro sul dritto anche il punto strega.
Se voi avete lavorato un numero pari di ripetizioni, vi troverete già sul dritto e non serve che giriate il lavoro. Iniziamo con una catenella e un punto basso nell'archetto e lavoriamo un punto strega. Allunghiamo l'asolo sull'uncinetto quanto vogliamo, io l'ho allungata di circa 1,5 cm scarso, pinziamo con le dita sia l'asolo sull'uncinetto che il filo che va verso il gomitolo e li teniamo separati. Prendo il filo, lo faccio uscire dall'asola e qui restano separati i fili. L'uncinetto entra, porto fuori il filo e facciamo un punto basso e questo è un punto strega e ne lavoriamo un altro. Allunghiamo l'asolo sull'uncinetto, pinziamo, portiamo fuori il filo, un punto basso. E questi punti dobbiamo cercare che siano tutti grandi uguali più o meno. Lavorati 2 punti, facciamo un punto basso nel prossimo archetto. E lavoriamo altri 2 punti strega. Allungo, pinzo, porto fuori il filo, un punto basso. Allungo, pinzo, porto fuori il filo, un punto basso. E ogni 2 punti strega un punto basso nel prossimo archetto e in questo modo lavoriamo tutto questo giro. Sono arrivata alla fine del giro, mancano solo gli ultimi 2 punti strega. In questa ripetizione lavoriamo in questo modo: allunghiamo, filo sull'uncinetto, teniamo questo filo, entriamo nel primo punto basso del giro, portiamo fuori il filo, allunghiamo anche qui e teniamo tutto e pinziamo qui, passiamo tramite tutto e facciamo qui il punto basso. In questo modo abbiamo 2 punti strega e però siamo qui al centro, che è dove ci serve essere per iniziare il prossimo giro. Tutti i giri di punto strega li finiamo così e iniziamo sempre al centro degli ultimi 2 punti strega il giro successivo e qui lavoriamo 2 punti strega, 1, 2 e un punto bassissimo al centro della coppia di punti strega del giro precedente. Sul punto basso, qui lavoriamo un punto bassissimo e ripetiamo 2 punti strega, 1, 2, un punto bassissimo al centro della prossima coppia sul punto basso. E in questo modo lavoriamo tutto questo giro, lo finiamo come abbiamo detto, in questo modo, e lavoriamo tutti i giri che vogliamo di punto strega. Io per il mio copricostume ho lavorato in tutto 5 giri di punto strega. Quando arrivate alla fine dell'ultimo giro, lavorate anche l'ultima ripetizione normalmente, lavorando 2 punti strega e poi tagliamo il filo. E facciamo la chiusura invisibile. Per la chiusura invisibile usiamo un ago senza punta ed entriamo nel primo punto del giro. Questa è l'ultima ripetizione di 2 punti strega del giro precedente. Entriamo in questo punto e torniamo al centro del punto basso che abbiamo lavorato per l'ultimo punto strega. Qui dietro facciamo un nodino e nascondiamo il filo. E tagliamo. E il copricostume è praticamente fatto. L'ultima cosa che ci rimane da fare è un bordo di punti bassi tutto intorno sullo scollo e ovviamente anche sulla parte dietro e sul giro manica.
Per questo giro di punti bassi ovviamente dobbiamo controllare di essere sul dritto del lavoro e ci agganciamo sul sottomanica e lavoriamo tutti i punti bassi che servono nei punti bassi e negli archetti e in testa alle righe. In questo caso non c'è un numero predefinito di punti da lavorare, in generale meglio qualcuno in meno che qualcuno in più. E lavoriamo tutto intorno. In questo modo. Lavorato tutto il giro, tagliamo il filo e anche qui facciamo la chiusura invisibile. Non entriamo nel primo punto, entriamo nel secondo e al centro dell'ultimo punto e del primo punto del giro. Qui si crea una catenella aggiuntiva, il lavoro è finito perfettamente, qui dietro facciamo un nodino e nascondiamo il filo. E tagliamo. Allo stesso modo nascondiamo tutti i fili del lavoro. E il copricostume è pronto. Io vi devo dire che sono super soddisfatta del risultato, mi piace tantissimo e soprattutto mi piace come veste. Questa cosa di aver fatto la rete qui pur senza aver diminuito i punti veste benissimo, senza bisogno di fare diminuzioni, di capire come farlo fit o non fit. Questo è perfetto. Spero tanto che vi piaccia, soprattutto fatemelo sapere lasciandomi il vostro like oppure un bel messaggio qui sotto il video. E se rifate questo progetto ricordate di condividere le vostre foto con me. Adoro vedere i vostri lavori, lo sapete ormai, potete condividerli nel mio gruppo Facebook oppure taggarmi in Instagram. Trovate tutti i link nella descrizione del video. E se avete delle richieste di vestiti o accessori per l'estate, scrivetelo nei messaggi, non vi prometto niente, ma alcune cose che faccio nascono anche da idee che mi vengono sotto suggerimento di alcuni di voi. Quindi voi scrivete i messaggi, poi se posso vi accontento volentieri. Come sempre noi ci vediamo il lunedì prossimo con un nuovo tutorial e nel frattempo vi mando un grandissimo abbraccio e un bacio. Ciao!